bentornati su Italian Bartender, io sono Nicolò e oggi parliamo del Gin Fizz. Il Gin Fizz andiamo a utilizzare un highball stretto, capienza 21 cl circa, perché il Gin Fizz storicamente viene servito come short drink a differenza dei Collins che sono più dei long drinks, e viene preparato senza ghiaccio, cioè scusate, viene servito senza ghiaccio. Andiamo quindi a utilizzare un cobbler in 3 pezzi e partiamo con la preparazione. Utilizzeremo un'oncia di limone fresco, eccoci qua, 3 cl di limone fresco, sciroppo di zucchero 1,5 cl, e io rispetto molto la tradizione e solitamente nel Gin Fizz aggiungo anche 7 ml di gomma arabica. Questo perché è un prodotto che andava molto di moda all'inizio del Novecento e tutto sommato gli dà una setosità aggiunta e un'eleganza migliore. Infine, il protagonista del cocktail, un dry gin che ci darà il nostro kick alcolico in 6 cl. Andiamo quindi a chiudere il cocktail separandolo. Andiamo a filtrarlo nel bicchiere in modo tale che non ci siano residui di ghiaccio. E lo chiudiamo infine con la parte soda. Potete usare un sifone del Seltz, io utilizzo sempre una soda classica in modo tale da avere la bolla sempre uguale. E andiamo a chiuderlo. Una leggera mescolata in modo tale che la parte cocktail vada a mescolarsi con le bollicine. Perfetto. E gli diamo un po' di oli essenziali di limone on top. Ragazzi, il Gin Fizz è pronto. Salute. Ciao ragazzi, welcome back. Abbiamo visto come si fa il Gin Fizz, grande drink della miscelazione. Questo drink non ha un barman o un cocktail bar di riferimento, fa parte della storia. Il primo che l'ha citato fu Jerry Thomas nel 1876, bene o male, e parlava del Gin Fizz, ma il Gin Fizz era una sorta di pancia, quindi limone, zucchero, parte forte, un po' di allungamento con acqua su ghiaccio tritato. Ebbe poi un'evoluzione e divenne di gran moda a New York verso la fine dell'Ottocento, nel 1890, dove c'erano un sacco di personaggi eclettici e uno di questi era il professor Gin Fitzis Denton. Si autoproclamò il gran bevitore di Gin Fizz, era un uomo che girava molti locali e da lì il cocktail si trovava nel periodo storico giusto, nella città giusta, e diventa uno dei drink più bevuti nella storia. Arrivato oggi è uno dei miei preferiti, mi piace sempre bermene uno ogni sera quando esco con amici.
Vi rimando all'articolo intero sul blog, ricordatevi di iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video.